Ciao a tutti e bentornati a Roma, sono Luciano Monosilio. Oggi non mi trovate a Campo dei Fiori ma nel mio nuovo ristorante Follie all'interno dell'hotel Villa Agrippina della compagnia Gran Meliá. C'è una grandissima novità, siamo qui per la presentazione del nuovo libro di Italia Squisita, Pasta. Non è un semplice libro ma un cofanetto con 2 volumi, uno dedicato alla pasta fresca, uno dedicato alla pasta secca. A questo volume hanno collaborato più di 100 chef italiani. Io nello specifico mi sono occupato di illustrare le tecniche di gestione, cottura e recupero della pasta secca. Un consiglio che vi do è andare nello shop, aprire l'indice e capire che lavoro abbiamo fatto. E mi raccomando, non perdetelo. Come in tutti i video è arrivato il momento di andare in cucina e vi svelerò 3 metodi per recuperare la pasta avanzata. Uno al forno, uno fritto e uno gourmet. Adesso ci siamo trasferiti nelle cucine di Follie. Iniziamo con la prima ricetta, pasta al forno, un classico delle domeniche italiane. Iniziamo preparando un sugo veloce, quindi uno spicchio d'aglio e olio extravergine d'oliva. E mettiamo a fuoco moderato. Facciamo soffriggere l'aglio leggermente. Appena l'aglio inizierà a friggere, aggiungiamo la salsa di pomodoro. Mettiamo un pizzico di sale e quindi non sarà una salsa di pomodoro con una cottura molto lunga, ma avrà una cottura molto breve perché la salsa di pomodoro finirà la sua cottura in forno con la pasta. Dopo 2-3 minuti di cottura andiamo ad aggiungere la pasta avanzata, una pasta del giorno prima, quindi una pasta avanzata e già precotta. Una volta aggiunta la pasta facciamo attenzione e togliamo lo spicchio d'aglio che avevamo messo in precedenza nel sugo. Mescoliamo per bene la pasta con la salsa di pomodoro. Ovviamente va mescolata a fuoco spento, non andiamo a mantecare, ma soltanto a mescolare la pasta con la salsa. Andiamo ad aggiungere pepe, mozzarella. In questo caso utilizziamo una mozzarella di bufala che è stata precedentemente strizzata, quindi viene completamente privata della sua acqua. Così in cottura la mozzarella non rilascerà liquidi e la pasta diventerà molto più croccante in cottura. E comunque è lo stesso procedimento che si utilizza per fare la pizza. Ultimo ma non meno importante, il parmigiano. Questo ci aiuterà a legare la nostra pasta al forno, sempre mescolando, ovviamente non mantecando, quindi sempre a fuoco spento, e andiamo a mettere in pirofila. Ovviamente di questa ricetta ci sono molte varianti, la possiamo trovare bianca con besciamella e la più famosa con il ragù, quindi con una pasta con un macinato di carne. Riempiamo la nostra pirofila per bene, la distribuiamo in maniera omogenea. Terminiamo la nostra pasta al forno con una spolverata di parmigiano sopra, abbondante, perché in questo modo la crosta sarà molto più persistente e molto più croccante. E adesso inforniamo la nostra pasta a 180 gradi per 40 minuti. 180, 40. Non ci resta che aspettare il tempo di cottura. Passati 40 minuti la nostra pasta al forno è pronta e la andiamo a sfornare e siamo pronti per degustarla. Bella, una carina, eh? Mi raccomando, mangiatela bella calda perché deve essere filante. E fate attenzione a non scottarvi. Dopo la pasta al forno iniziamo la nostra seconda ricetta, frittata di scammaro. Perché scammaro? Scammaro sta a significare frittata di magro, perché in questa ricetta non verranno utilizzate carne, salami vari e soprattutto le uova. Quindi è proprio una ricetta povera della tradizione napoletana. Avremo acciughe, aglio, pinoli, uvetta,
olive, capperi, prezzemolo. Iniziamo la nostra ricetta con olio e aglio. Come vedete l'aglio viene messo in camicia, nella ricetta tradizionale viene messo tritato, ma mettendolo in camicia, una volta diciamo soffritto e saporito l'olio, lo possiamo rimuovere. Aggiungiamo capperi, acciughe, prezzemolo, olive, pinoli e uvetta. In questa ricetta ci sono degli ingredienti che sono facoltativi, nello specifico due in questo caso, che sono i pinoli e l'uvetta. Mezza spadellata e fa sempre bene. A questo punto, una volta fatto il soffritto con tutti gli ingredienti, togliamo la padella dal fuoco, prendiamo una bowl, gli spaghetti già cotti, con l'aiuto di un leccapentole andiamo a prendere tutto il nostro soffritto e lo mettiamo all'interno della bowl. Un goccio di olio extravergine d'oliva, possiamo rimuovere l'aglio e mescoliamo per bene la nostra pasta. Aggiungiamo pepe, abbondante pepe e sale. Utilizzeremo la stessa padella dove abbiamo fatto il soffritto. Mettiamo abbondante olio e fuoco al massimo. Una volta che l'olio è caldo, prepariamo la nostra pasta. Importante è il rumore. Come sentite deve sfrigolare. Questo è un segno che la nostra padella è a temperatura. Abbiamo aggiunto la pasta un po' alla volta in modo da dare una struttura più compatta alla pasta. Con l'aiuto di un mestolo la andiamo a schiacciare per bene in modo da rendere la rosolatura uniforme. Facciamo cuocere la frittata a 15 minuti per lato. Nella tradizione napoletana, quindi con la fiamma viva, andava messa la padella sui poli, quindi andava messa al lato del fornello e la frittata doveva cuocere 4 minuti per ogni polo. Come vedete iniziamo dal primo lato e mano a mano ogni 4 minuti andava girata. In questo caso abbiamo una piastra a induzione e la cottura ovviamente è uniforme in maniera molto naturale. Passati 5 minuti andiamo ad abbassare la fiamma e la portiamo a una temperatura media. In questo caso invece di girare la padella andiamo a girare con un movimento di polso la nostra frittata all'interno della padella. Andiamo a rovesciare la nostra frittata di pasta con l'aiuto di un piatto. Cuociamo per altri 15 minuti dall'altro lato, sempre a fuoco moderato. Con il polso la andiamo a girare all'interno della padella, in modo da rendere la cottura uniforme anche sul lato inferiore. Passati 15 minuti, con l'aiuto di un altro piatto andiamo a girare la nostra frittata e controlliamo anche se dall'altro lato è cotta. La frittata di scamoro è pronta e la andiamo a degustare. Ed ecco a voi un altro piatto della tradizione italiana del recupero. Consiglio vivamente di assaggiarla. Passiamo all'ultima ricetta, che si chiama pasta e basta, quindi l'utilizzo della pasta sotto altre forme. Nello special modo uno chef che ha portato avanti questo tema è Davide Scabbin, che ha realizzato molte ricette con il riutilizzo della pasta, tra cui il bombolone, il taco di pasta e soprattutto un piatto da cui ho preso ispirazione, che è la pasta in self, cioè la pasta con se stessa. Da qui il nome di pasta e basta, quindi è una pasta condita con se stessa. Iniziamo frullando la pasta scotta con burro e acqua di cottura.
Una volta realizzato questo composto di pasta stracotta e burro, lo andremo a dividere perché servirà da base per le nostre due ricette, sia per la bottarga di pasta che per la besciamella di pasta. Iniziamo dalla bottarga, quindi prendiamo il nostro composto, lo mettiamo all'interno di una busta sottovuoto, gli diamo una forma cilindrica, la rotoliamo per bene e la lasciamo riposare in frigorifero per mezz'ora. Quindi riprendiamo il nostro composto e aggiungiamo pepe, buccia di limone, altro burro e nuovamente acqua di cottura. In questo caso il composto deve essere leggermente più liquido rispetto al precedente. Una volta frullata per bene e realizzata la nostra besciamella di pasta, la lasciamo in un contenitore. La chiamo besciamella per due motivi: uno perché viene utilizzato il burro e due perché la farina viene sostituita dalla pasta scotta e il latte è sostituito a sua volta dall'acqua di cottura della pasta. Terminata la besciamella la lasciamo riposare in frigorifero e andiamo a preparare la nostra bottarga. Quindi ci recuperiamo la nostra bottarga di pasta dal frigo, la spacchettiamo con l'aiuto di una forbice, tagliamo qui, la giriamo su una teglia e ovviamente, come tutte le bottarghe, va essiccata. Andiamo in forno a 120 gradi per 2 ore. E dopo 2 ore di forno il risultato è questo qui. È tutto pronto e a questo punto caliamo la pasta. Calata la pasta la cuoceremo 2 minuti in meno rispetto al tempo di cottura normale, perché la andremo a mantecare in padella insieme alla besciamella di pasta. Besciamella nel fondo ed un mestolo di acqua di cottura. I rigatoni sono pronti, li scoliamo dentro la nostra besciamella. A fuoco moderato andiamo a mantecare i rigatoni con la nostra besciamella. I rigatoni sono pronti e sono pronti per essere impiattati. E adesso completiamo con la nostra bottarga di pasta. E questa è la mia pasta e basta. Che dire, questo è un piatto che incontra due realtà, una pasta di recupero e una pasta costa espressa. È pasta. Abbiamo visto quante cose si possono fare con la pasta avanzata. Mi raccomando, non buttate mai via la pasta. Vi aspetto al Foglio di Roma. Ci vediamo nel prossimo video oppure direttamente nel libro. Un saluto da Luciano Monosilio e alla prossima.